Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo bellissimo giacchetto estivo da bimba. Ho realizzato una taglia a 6-9 mesi, ma nel corso del video vi darò le indicazioni per realizzare anche altre taglie. È un giacchetto veramente molto facile da realizzare, infatti ho un corpino lavorato tutto a punto alto e decorato con questi semplici fiorellini. Non ho applicato dei bottoni, ma ho realizzato un nastrino per poter bloccare il giacchettino a seconda delle mie esigenze e ho semplicemente realizzato questo merlettino bianco per dare un tocco di colore. Poi ho ripreso le maniche che ho lavorato con questo punto e ho dato anche un giro finale al giacchino sempre con questo punto ed infine anche nella manica ho messo un nastrino per poterla stringere sempre a seconda delle mie esigenze. Quindi è veramente molto facile da realizzare, lo potete abbinare al cappellino, al vestitino che ho pubblicato nelle volte precedenti. Per chi se li fosse persi, eccoli qui. Quindi se realizzate tutti e tre i capi otterrete un set veramente molto carino. Io ho utilizzato i toni del fucsia e del bianco, ma se preferite potete tranquillamente usare qualsiasi altro colore e nel caso potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. Inoltre se cercate una scarpina da abbinare potete trovare queste scarpine che ho già pubblicato sul mio canale, il cui merletto ha un punto molto simile a quello del vestitino e del giacchettino. Adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: 3 gomitoli di cotone color fucsia. Questo è un cotone 100% egiziano, ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri. Un gomitolo di cotone bianco sempre della stessa marca, un uncinetto 3,5, una forbice, un marcapunto ed infine un ago da lana. Allora, prendo il filato fucsia, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto 3,5 al suo interno e carico 56 catenelle. 56 catenelle corrispondono ad una lunghezza totale di circa 25 cm, che è la misura e va bene per la mia taglia, una 6-9 mesi. Se state realizzando una taglia più grande, vi consiglio di prendere la misura del collo della vostra bimba e caricare qualche centimetrino in più. Come potete vedere la mia catenella in totale misura 27 cm, quindi va bene per la mia taglia e posso proseguire con la lavorazione. E cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, entro nel quinto punto e lavoro un punto alto. Ok, in questo modo ho lasciato 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più un punto di base e nel punto successivo ho lavorato un punto alto. Adesso semplicemente carico il filo sull'uncinetto e lavoro il resto della catenella punto su punto a punto alto. Noi ci rivediamo quando ho terminato la riga. Allora, come potete vedere ho lavorato tutta la riga punto su punto a punto alto. Adesso vi dico quanto misura la mia riga. Ha una misura di 28 cm, quindi come potete vedere la catenella si è leggermente allargata. Allora, una volta detto questo, vi spiego come procedere con la lavorazione. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile, ossia dove ho il primo punto alto sottostante, e lavoro un punto alto.
Se avete difficoltà a riconoscere i punti, vi consiglio di mettere un marcapunto su questo primo punto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Questo giro è veramente molto semplice in quanto continuerò ad alternare un punto alto con un aumento fino ad arrivare alla fine della riga. Noi ci rivediamo quando mi mancano gli ultimi 2 punti e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutta la riga alternando un punto alto ed un aumento e una volta messo il lavoro sul piano ottengo questo risultato, ossia una circonferenza. Come potete vedere mi mancano da lavorare gli ultimi 2 punti ed ho appena finito di lavorare un aumento. Cosa faccio? Siccome non voglio che il mio lavoro termini con un aumento, lo vado a lavorare adesso, quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento, entro nell'ultimo punto, ossia qui dove ho le catenelle iniziali, e lavoro un punto alto. Quindi il giro è terminato, lavoro una catenella, giro il lavoro e cosa faccio? Semplicemente carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Mi raccomando sempre, se avete difficoltà a riconoscere i punti, vi consiglio di mettere un marcapunto sul primo punto alto. E adesso continuo a lavorare tutta la riga punto su punto a punto alto. Noi ci rivediamo quando ho terminato di lavorare la riga e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare il giro di punto su punto a punto alto. Cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Quindi questo giro è veramente molto semplice in quanto devo sempre alternare 2 punti alti con un aumento. Continuo a lavorare così tutto il resto del giro fino ad arrivare agli ultimi 3 punti dove ci rivediamo e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il giro alternando 2 punti alti ed un aumento e adesso mi ritrovo con un aumento. Devo lavorare gli ultimi 3 punti e proprio come ho fatto prima non voglio che questo giro termini con un aumento, quindi cosa faccio? Entro nel punto successivo e vado a lavorare un aumento. Quindi, come potete vedere, ho lavorato 2 aumenti consecutivi. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E in questo modo ho terminato anche questo giro. E come potete vedere, le 2 parti terminano nello stesso identico modo. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto.
Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto fino ad arrivare alla fine della riga. Noi ci rivediamo a quel punto e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho terminato di lavorare la riga a punto su punto a punto alto. Adesso catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 3 punti alti, poi carico il filo sull'uncinetto e lavoro nel punto successivo un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Quindi come potete vedere il giro di ritorno è sempre un giro di punto su punto a punto alto, mentre un giro di andata è composto da una serie di aumenti. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Quindi questa volta i 2 aumenti attaccati non li lavoro a fine riga ma ad inizio riga e adesso lavoro 3 punti alti. Quindi 1, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, secondo punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, terzo punto alto. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, punto alto, carico il filo sull'uncinetto, punto successivo, punto alto, carico il filo sull'uncinetto, punto successivo, punto alto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga, ossia lavoro un aumento e 1, 2, 3 punti alti, aumento 1, 2, 3 punti alti e noi ci rivediamo alla fine della riga dove vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho terminato di lavorare tutta la riga alternando un aumento con 3 punti alti e sono arrivata alla fine del giro. Adesso catenella, carico il filo sull'uncinetto, giro il lavoro e sul primo punto disponibile lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto alto. Quindi, come vi ho detto prima, alterno sempre una riga di aumenti e una riga di punto su punto. Noi ci rivediamo al termine di questa riga e vi dico come continuare la lavorazione. Come potete vedere sono arrivata alla fine della riga, adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 1, 2, 3, 4 punti alti. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 4 punti alti. E una volta lavorati 4 punti alti ricomincio la sequenza, ossia aumento, e adesso un punto alto, secondo punto alto, terzo punto alto e quarto punto alto. Quindi la sequenza è veramente molto semplice, basterà ripetere sempre un aumento e 4 punti alti fino ad arrivare alla fine della riga. Noi ci rivediamo qui per continuare la lavorazione.
Allora, come potete vedere, ho terminato anche questo giro e ho lavorato un aumento e 4 punti alti. Adesso catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare il resto del giro punto su punto a punto alto. Quindi questo giro è veramente molto semplice. Noi ci rivediamo quando ho terminato il giro e vi faccio vedere come continuare. Allora, ho terminato questo giro di punto su punto a punto alto. Adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. In totale ho già lavorato 4 punti alti. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Quindi in totale ho lavorato 5 punti alti ed un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro i 5 punti alti. Una volta lavorati i 5 punti alti, lavoro l'aumento. Quindi questo giro è veramente molto semplice, dovrò continuare a lavorare 5 punti alti e un aumento. Mi raccomando, quando arrivate alla fine, ossia quando dovete lavorare gli ultimi 6 punti, ricordatevi di lavorare prima l'aumento e poi gli ultimi 5 punti alti. I 2 aumenti devono essere vicini in quest'ultima parte. Noi ci rivediamo quando ho terminato il giro e vi faccio vedere come continuare. Potete vedere, ho terminato anche questo giro e ho terminato con 2 aumenti consecutivi e i punti alti. Allora, in totale ho già lavorato ben 10 righe e adesso vado a lavorare l'11ª. Cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto alto per tutto il resto del giro. Io adesso continuo a lavorare il giro e ci rivediamo quando sono arrivata alla fine e vi dico come continuare. Allora, come potete vedere sono arrivata alla fine del giro. Ho lavorato tutto punto su punto. In totale ho lavorato ben 11 righe. Quindi adesso prendo il metro e vi dico a che altezza sono arrivata. Allora, all'incirca ho un'altezza di 11 cm. Adesso piego il lavoro sul tavolo e vi dico proprio con precisione quanto misura. Diciamo che per la taglia 6-9 mesi 11 cm è ancora poco in quanto devo arrivare ad un'altezza di circa 12 cm. Vedete sono arrivata ad 11, quindi devo lavorare qualche altro giro, mentre se state realizzando una taglia più piccola vi consiglio di fermarvi in base all'altezza che vi serve, oppure se state realizzando una taglia più grande di continuare la lavorazione alternando sempre un giro di punto su punto ed un giro di aumenti. Per ogni giro di aumenti dovrete lavorare un punto alto in più rispetto al giro precedente. Allora, terminato di lavorare il giro di punto su punto a punto alto, ho contato quante maglie alte ho lavorato ed ho un totale di 230
231 maglie alte. Adesso devo andare a lavorare l'ultimo giro prima di creare lo scalfo manica e devo controllare di avere un numero divisibile per 12, che è il multiplo del motivo che andrò a lavorare dopo aver terminato il corpino. Nel mio caso il 231 non è un numero divisibile per 12, quindi devo trovare quanti aumenti devo fare per arrivare al numero divisibile per 12. Nel mio caso devo fare 9 aumenti in modo tale da avere 240 punti, e 240 diviso 12 ho un multiplo di lavoro. Quindi adesso cosa faccio? Divido il numero di maglie che ho per i miei 9 aumenti e calcolo più o meno quanti punti alti devo lavorare e quando fare l'aumento. Allora, nel mio caso ottengo un numero con la virgola, quindi adesso vi faccio vedere come distribuirò gli aumenti. Allora, ho lavorato una catenella, ho girato il lavoro ed ho lavorato un punto alto sul primo punto disponibile. Adesso semplicemente continuo a lavorare punto su punto fino ad arrivare ad un totale di 25 punti alti. Noi ci rivediamo al 25esimo punto. Allora, ho lavorato 25 punti alti, adesso entro nel 26esimo punto e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Ed ecco qui il primo aumento. Adesso lavoro 24 punti alti, quindi un punto in meno rispetto a prima. Ci rivediamo quando sono arrivata al 24esimo punto. Allora, ho lavorato i miei 24 punti alti, adesso entro nel 25esimo punto e lavoro un aumento. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga alternando 25 punti alti e un aumento, 24 punti alti e un aumento, 25 punti alti e un aumento, 24 punti alti e un aumento, fino ad arrivare all'ultimo tratto dove andrò a lavorare 23 punti alti e noi ci rivedremo proprio a quel punto. Allora, come potete vedere ho lavorato tutta la riga alternando 25 punti alti e un aumento e 24 punti alti e un aumento e ho lavorato un totale di 8 aumenti. Adesso ho lavorato 23 punti alti e vado a lavorare il nono aumento. Quindi entro nel 24esimo punto e lavoro l'aumento. Vi starete chiedendo come mai ho cambiato il modo di lavorare l'aumento rispetto a prima, semplicemente perché non voglio far capitare l'aumento negli ultimi punti, in quanto quando dopo andrò a ripassare il bordo non voglio creare alcun difetto. Quindi adesso lavoro 3 punti alti ed ho terminato il mio giro. Questo è il risultato. Ho lavorato 9 aumenti, quindi adesso ho un totale di 240 punti e 240 diviso 12 è un numero perfetto. Adesso vi dico anche con precisione a quale altezza sono arrivata. Sono arrivata ad un totale di 12 cm, l'altezza perfetta per la mia taglia. Quindi mi raccomando, se state realizzando una taglia diversa, ricordatevi che l'ultimo giro dovete controllare se il vostro numero di maglie è divisibile per 12 e nel caso modificarlo in modo tale da ottenere questo numero. Allora, adesso piego in questo modo il giacchetto, in quanto prima di cominciare il nuovo giro devo segnare il punto in cui andrò a realizzare le maniche, quindi semplicemente faccio il numero di maglie diviso 4, nel mio caso quindi ho 240 diviso 4 che fa 60 e poi per la parte iniziale che come potete vedere è divisa in due parti farò 60 diviso 2 quindi 30 e quindi adesso che ho fatto questo calcolo cosa faccio? Prendo il giacchino e conto nella prima metà 30 maglie alte. Una volta contate le 30 maglie alte, inserisco il marcapunto.
e lo metto qui, il 30° e il 31° punto. Adesso conto 60 punti ed inserisco un marcapunto sempre tra il 60° e il 61° punto, 60 punti inserisco un marcapunto, 60 punti marcapunto ed infine devo rimanere con 30 punti. Mi raccomando, se avete un numero di maglie diverso dal mio, dovete semplicemente fare il vostro numero diviso 4 e regolarvi in base al numero che vi esce. Questo è il risultato una volta messi tutti i vari marcapunti. Mi raccomando, non li ho messi su una maglia precisa, ma tra le varie maglie. E adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare al primo marcapunto. Mi raccomando, per non sbagliarvi, dovete lavorare 30 punti alti o nel caso il numero di punti che avete segnato. Allora, ho lavorato tutti i punti e sono arrivata al 29° punto alto. Adesso, come vedete, ho il marcapunto, quindi vado a lavorare il mio ultimo punto, il 30° e adesso vi faccio vedere come continuare. Allora, qui ho un marcapunto e come potete vedere qui ho un altro marcapunto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto tutti i punti tra i vari marcapunti ed entro nel primo punto dopo il marcapunto e vado a lavorare un punto alto. In questo modo ho creato lo spazio per la manica. Adesso semplicemente vado a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare all'altro marcapunto. Mi raccomando, nel mio caso andrò a lavorare 60 punti alti. Nel vostro caso dovete lavorare il numero di maglie che avete contato quando avete inserito i marcapunti. Noi ci rivediamo qui e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere ho lavorato i miei 60 punti alti e sono arrivata all'altro marcapunto. Adesso cosa faccio? Devo creare l'altro spazio della manica. Quindi ho appena lavorato l'ultimo punto alto, carico il filo sull'uncinetto, salto lo spazio tra i due marcapunti e cosa faccio? Entro nel primo punto dopo il marcapunto e lavoro un punto alto. Ecco qui. Ho creato anche il secondo spazio manica. Adesso non mi resta altro che terminare di lavorare punto su punto a punto alto e, come vi ho detto prima, andrò a lavorare 30 punti in quanto mi trovo nella metà iniziale. Allora, ho terminato di lavorare i miei 30 punti ed ho creato il mio scalfo maniche. Ecco qui il risultato. Come avete potuto vedere è veramente molto facile questo passaggio. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Punto seguente, punto alto. Punto seguente, punto alto. E continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare qui al punto prima del marcapunto. Allora, come potete vedere, sono arrivata al punto prima del marcapunto. Ecco qui. E cosa faccio? Qui vado a lavorare un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Poi
entro nel punto successivo che corrisponde al primo punto alto lavorato per agganciare la manica e anche lì vado a lavorare un aumento. Quindi in totale ho lavorato 2 aumenti. Adesso semplicemente lavoro punto su punto a punto alto e quando arrivo qui dove ho gli altri 2 marcapunti ripeto lo stesso passaggio, ossia qui vado a lavorare 2 aumenti, poi punto su punto a punto alto. Quindi il passaggio è veramente molto semplice. Dovete lavorare tutto punto su punto tranne i 2 punti dove vi ho fatto vedere dove dovete lavorare 2 aumenti. Noi ci rivediamo quando ho terminato la riga e vi spiego come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho terminato la mia riga, anche qui ho lavorato 2 aumenti che corrispondono proprio ai 2 punti qui, dove ho unito le 2 parti per creare lo scarfo a manica. Ed infine ho lavorato tutto il resto punto su punto a punto alto. Adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro e ricordandomi che devo avere un numero divisibile per 12 e avendo fatto degli aumenti vado a lavorare altri aumenti. Quindi cosa faccio? Entro nel primo punto e lavoro un punto alto, punto alto e continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare qui nel punto in cui ho lavorato i 2 aumenti. Allora, una volta lavorato punto su punto a punto alto fino ad arrivare qui dove ho i 2 aumenti, cosa faccio? Entro nel punto successivo che corrisponde al primo punto dell'aumento e lavoro un punto alto, poi entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi qui dove ho gli aumenti cosa ho fatto? Ho lavorato un punto alto sul primo punto del primo aumento, poi un aumento, un punto alto sull'ultimo punto del secondo aumento, poi continuo a lavorare tutto punto su punto a punto alto e quando arrivo agli altri 2 aumenti ripeto lo stesso passaggio, sia punto alto, aumento, punto alto e poi termino semplicemente punto su punto a punto alto. Una volta terminato il giro lavoro una catenella, giro il lavoro punto su punto a punto alto e quando arrivo ai 2 aumenti consecutivi cosa faccio? Ripeto sempre lo stesso passaggio, ossia lavoro un punto alto sul primo punto dell'aumento, aumento nel punto successivo, aumento nel punto successivo e punto alto sull'ultimo punto del secondo aumento, poi punto su punto fino ad arrivare all'altro gruppo di aumenti, ripeto sempre questo passaggio, ossia un punto alto sul primo punto dell'aumento, aumento e punto alto sull'ultimo punto dell'aumento, il secondo e continuo punto su punto a punto alto. Noi ci rivediamo quando ho terminato questi 2 giri e vi spiego come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare i 2 giri che vi ho precedentemente spiegato e questo è il risultato. Qui dove ho lo scalfo manica ho sempre lavorato per ogni giro 2 aumenti e questo è il mio risultato. Adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto alto. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e continuo a lavorare semplicemente punto su punto a punto alto per tutto il giro. Noi ci rivediamo quando ho terminato di lavorare il giro e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, una volta terminato questo giro di punto su punto a punto alto, cosa faccio? Inizio la lavorazione del mio motivo, quindi catenella, giro il lavoro,
entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, 2, 1, 2 punti di base, entro nel terzo e lavoro un punto basso ed ecco qui un archetto. Mi raccomando, se avete difficoltà a riconoscere i punti, nel primo punto basso inserite un marcapunto. Adesso 4 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo e lavoro un punto basso ed ho un secondo archetto. 4 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo punto e lavoro un punto basso. E adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro alternando 4 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo punto e lavoro un punto basso. E continuo a ripetere sempre questo passaggio fino ad arrivare alla fine della riga dove ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare questo giro composto da 4 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo e lavoro un punto basso. Adesso cosa faccio? Lavoro 5 catenelle, giro il lavoro, entro nel primo archetto disponibile e lavoro un punto basso. Mi raccomando, passo sotto le catenelle e non entro in nessuna catenella. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico archetto e lavoro un secondo punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un quarto punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un quinto punto alto. Rientro nello stesso identico punto, sesto punto alto. Quindi ho lavorato un archetto composto da 6 punti alti. Adesso entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Poi 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. E adesso ricomincio con il mio motivo, quindi entro nell'archetto successivo e lavoro 6 punti alti, tutti nello stesso archetto. Una volta lavorato l'archetto di 6 punti alti, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso e continuo a lavorare così tutto il resto del giro. Quindi un archetto di 6 punti alti, un punto basso nell'archetto successivo, 4 catenelle, punto basso nell'archetto successivo, 4 catenelle, punto basso nell'archetto successivo e continuo così fino ad arrivare alla fine, dove ci rivediamo e vi faccio vedere come chiudere questo giro. Come potete vedere ho lavorato tutto il giro alternando un archetto di 6 punti alti, punto basso nell'archetto successivo, 4 catenelle, punto basso nell'archetto successivo, 4 catenelle e punto basso nell'archetto successivo e adesso sono arrivata al penultimo archetto dove ho lavorato un archetto di 6 punti alti. Cosa devo fare adesso? Devo ricreare questo stesso identico archetto, quindi cosa faccio? Entro nell'ultimo archetto disponibile, punto basso, lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove ho il punto basso e lavoro un punto alto ed ho terminato il giro. Adesso cosa faccio? Lavoro 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, lavoro altre 2 catenelle, quindi in totale ho lavorato 5 catenelle, entro in questo archetto e lavoro un punto basso. Ecco qui il risultato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto dell'archetto dei 6 punti alti e lavoro un punto alto, catenella, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, catenella, entro nel punto successivo, punto alto, catenella, entro nel punto successivo, punto alto e continuo così
lavorando una catenella ad un punto alto fino ad arrivare ad un totale di 6 punti alti. Quindi per ogni punto alto dell'archetto sottostante lavoro un punto alto separato da una catenella. Adesso cosa faccio? Entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso e semplicemente ricomincio questo stesso identico motivo. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto dell'archetto di 6 punti alti sottostante e lavoro un punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto e continuo così fino ad arrivare ad un totale di 6 punti alti separati da una catenella. Una volta lavorato l'archetto composto da 6 punti alti separati da una catenella, cosa faccio? Entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Quindi questo giro è veramente molto semplice in quanto quando ho l'archetto di 6 punti alti lavoro 6 punti alti separati da una catenella, poi punto basso, 4 catenelle, punto basso e ricomincio con sempre questo archetto. Quindi io vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo quando arrivo a questo archetto e vi faccio vedere come chiudere questo giro. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare anche questa riga e sono arrivata all'ultimo archetto di 6 punti alti separati da una catenella. Adesso non mi resta altro che chiudere questo giro, quindi entro nell'archetto e lavoro un punto basso. Adesso 1, 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, mi raccomando. E cosa faccio? Lavoro un punto alto ed ecco qui, ho terminato anche questo giro. Allora, adesso vi spiego come realizzare l'ultimo giro di lavorazione. Quindi 3 catenelle, giro e lavoro altre 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra il primo e il secondo punto alto dell'archetto e lavoro un punto buff. Quindi entro, tiro il filo, entro, tiro il filo, entro, tiro il filo, devo avere 7 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 6, chiudo le ultime 2 ed ecco qui il punto puff. Poi 2 catenelle di separazione e entro nello spazio tra il secondo e il terzo punto alto dell'archetto sottostante e lavoro un nuovo punto puff. 2 catenelle e nello spazio tra il terzo e il quarto punto alto dell'archetto sottostante lavoro un punto puff. 2 catenelle e lavoro un nuovo punto puff. 2 catenelle e lavoro un nuovo punto buff tra il quinto e il sesto punto alto dell'archetto sottostante. Quindi
In totale, per ogni spazio dell'archetto sottostante ho lavorato un punto puff, da un totale di 5 punti puff. Adesso 2 catenelle, entro nell'archetto e lavoro un punto basso e semplicemente vado a ripetere questo passaggio per tutto il resto della riga. Quindi 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra il primo e il secondo punto alto dell'archetto sottostante e lavoro un punto puff, 2 catenelle, entro nello spazio successivo e lavoro un punto puff, 2 catenelle. Mi raccomando, tirate bene i fili, altrimenti poi il punto puff non viene. 2 catenelle, entro nello spazio successivo e lavoro un punto puff e continuo così fino ad ottenere un totale di 5 punti puff separati da 2 catenelle. Una volta lavorati i 5 punti puff, cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, entro nell'archetto sottostante e lavoro un punto basso e ricomincio 2 catenelle, archetto di 5 punti puff separati da 2 catenelle, 2 catenelle e punto basso nell'archetto sottostante. Continuo così fino ad arrivare alla fine della riga e noi ci rivediamo qui per chiudere il giro. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare l'archetto di 5 punti puff separati da 2 catenelle. Adesso 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove c'è la terza catenella e lavoro un punto alto. Ed ecco qui ho terminato il giro. Adesso lavoro una catenella, entro qui dove ho appena lavorato l'archetto e lavoro un punto basso, poi rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso, entro nello spazio successivo e lavoro 2 punti bassi. Entro nello spazio successivo e lavoro 2 punti bassi. Quindi in totale ho lavorato ben 6 punti bassi e questo è il risultato. Adesso lavoro un punto basso qui dove c'è questo buco, un punto basso nel buco successivo e ho terminato di ripassare questa parte di motivo. Adesso devo continuare a ripassare anche tutto il resto del corpino. E cosa faccio? Qui dove c'è la maglia alta passo sotto e lavoro 2 punti bassi. Poi qui dove c'è la maglia alta passo sempre sotto e lavoro 2 punti bassi. Ecco qui, 1, rientro nello stesso identico punto, 2. E adesso semplicemente continuo a lavorare 2 punti bassi per ogni maglia alta del corpino fino ad arrivare ad inizio lavoro. Noi ci rivediamo quando ho terminato di ripassare la riga e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Mi raccomando, dovete passare sotto le maglie alte e non prendere nessun punto, ok?
Allora, come potete vedere ho ripassato con 2 punti bassi per ogni maglia alta tutto il corpino. Adesso sono arrivata a questo punto. Come potete vedere qui c'è la catenella iniziale, entro al suo interno e lavoro un punto basso, una catenella e giro il lavoro. Adesso carico il filo sull'uncinetto e semplicemente ripasso punto su punto a mezzo punto alto. Quindi per ogni punto basso sottostante lavoro un mezzo punto alto fino ad arrivare alla fine della riga, ossia a questo punto. Allora, come potete vedere ho ripassato tutto punto su punto a mezzo punto alto e sono arrivata proprio dove vi ho detto. Adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro e semplicemente passo un'altra volta tutta la riga punto su punto a mezzo punto alto. Quindi per ogni mezzo punto alto sottostante lavoro un mezzo punto alto. Non lascio buchi e niente perché, come vi ho già anticipato all'inizio video, non applicherò dei bottoni. Ci rivediamo qui e vi faccio vedere come continuare. Allora, una volta terminato di ripassare tutta la riga punto su punto a mezzo punto alto, cosa devo fare? Qui, come potete vedere, c'è questo buchetto, entro e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, qui, vedete dove c'è la catenella iniziale, e lavoro un punto basso. Adesso metto questo filo iniziale in orizzontale e per ogni punto della catenella vado a lavorare un punto basso. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso. E continuo a lavorare così, punto su punto a punto basso, fino ad arrivare a qualche punto prima dell'inizio dell'altro lato, quindi più o meno lasciamo 4-5 punti e ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho ripassato tutto a punto basso e sono arrivata qui. Mancano gli ultimi punti da lavorare. Cosa faccio? Sfilo l'uncinetto ed allargo bene l'asola per non perdere poi i punti. E cosa faccio? Prendo il filo fucsia o dal gomitolo oppure ne inizio un altro. Che cosa faccio? Creo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e dentro qui dove c'è la terza catenella. Mi raccomando, contate 1, 2, 3 ed entrate nella terza catenella. Adesso tiro il filo, ho 2 asoline sull'uncinetto, sposto il filo iniziale in questo modo e lavoro un punto basso. Poi tiro bene il filo iniziale per bloccare il punto e cosa faccio? Ripeto lo stesso passaggio già effettuato dall'altro lato. Quindi qui dove ho i punti alti del corpino, per ogni punto alto lavoro 2 punti bassi, mentre qui dove ho la parte del disegno, ripeto un punto basso e poi 2 punti bassi per ogni spazio. Comunque adesso ve lo faccio vedere così non ci sono problemi. Quindi ho appena lavorato 2 punti bassi, adesso entro sotto il punto alto di questo nuovo giro e lavoro 2 punti bassi. Qui ho un nuovo punto alto, passo da sotto e lavoro 2 punti bassi. Ecco qui.
e semplicemente continuo a lavorare 2 punti bassi per ogni punto alto fino ad arrivare qui e ci rivediamo per vedere come continuare con il motivo. Allora, come potete vedere, ho passato tutti i punti alti e ho lavorato per ogni punto alto 2 punti bassi. Adesso cosa faccio? Entro qui dove c'è questo spazio e lavoro un punto basso, nuovo spazio, punto basso, qui dove c'è questo spazio lavoro 2 punti bassi, qui in questo spazio lavoro 2 punti bassi ed infine qui dove c'è l'ultimo archetto lavoro 2 punti bassi. In questo modo ho ripassato tutta la riga ed ho lo stesso identico risultato dell'altro lato. Allora, adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro e ripasso ogni punto basso con un mezzo punto alto. Quindi entro sul punto basso e lavoro mezzo punto basso e mezzo punto alto fino ad arrivare all'inizio della riga, ossia qui dove mi sono agganciata. Ci rivediamo qui e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono arrivata qui proprio dove mi sono agganciata ed ho lavorato l'ultimo mezzo punto alto. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. Non taglio troppo filo in quanto questo filo lo vado subito a nascondere. Adesso cosa faccio? Riprendo la solina che ho lasciato in sospeso. Inserisco l'uncinetto al suo interno e vado a lavorare quei punti che non ho lavorato prima a punto basso. Quindi lavoro 1, 2, 3, 4 punti bassi. Una volta arrivata qui, cosa faccio? Entro in questo punto e lavoro un punto basso, entro qui in questo punto e lavoro un punto basso, entro qui dove ho appena chiuso il giro e lavoro un punto basso, poi rientro sempre nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho creato la stessa identica parte lavorata di qua, vedete questa lieve ondulatura. Una volta fatto ciò, sistemo il filo che ho tagliato prima in orizzontale in modo tale da bloccarlo e cosa faccio? Scucio il secondo punto basso che ho lavorato e al suo posto lavoro un mezzo punto alto e poi semplicemente vado a lavorare punto su punto a mezzo punto alto fino ad arrivare alla fine della riga qui. Quindi ci rivediamo qui e ho appena finito di ripassare tutta la riga a mezzo punto alto. Adesso cosa faccio? Mi rimane l'ultimo punto da lavorare, quindi lavoro un mezzo punto alto, catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto per assicurare il lavoro ed ho terminato il mio giacchino. Adesso prendo il cotone bianco e vado a lavorare il merlettino. Ma prima di farvi vedere come realizzare il merlettino, cosa faccio? Prendo un ago da lana, inserisco il filo che ho appena tagliato al suo interno e vado a nascondere questo filo. Lo faccio passare dal rovescio del lavoro e lo nascondo tra le varie linguettine dei punti. In questo modo ho un lavoro pulito e non si vede niente.
ecco qui. Lo passo un'altra volta. Tiro bene il tutto e taglio il filo in eccesso. Adesso posso prendere il cotone bianco e lavorare il mio merletto. Allora, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e cosa faccio? Prendo il giacchino e lo metto dal dritto del lavoro, mi raccomando, e entro qui dove c'è questo spazio. Qui. Quindi inserisco l'uncinetto al suo interno e lavoro un punto basso. Mi raccomando, prima di chiudere il punto basso, vi consiglio di spostare il filo iniziale in modo tale da bloccarlo. Allora, adesso ho lavorato il punto basso e cosa faccio? Lavoro 1, 2 catenelle, entro in questo spazio e lavoro un punto basso. Adesso 1, 2 catenelle, entro sul primo mezzo punto alto della riga e lavoro un punto basso. Ecco qui. Adesso 1 e 2 catenelle, salto un punto di base, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso prima di continuare taglio il filo in eccesso e cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, salto un punto di base, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E adesso continuo a lavorare così tutto il resto della riga, alternando 2 catenelle, salto un punto di base e entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Quindi è veramente molto semplice questo passaggio e noi ci rivediamo quando ho terminato la riga. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutta la riga alternando 2 catenelle, un punto basso e 2 catenelle. Adesso cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, salto sempre un punto di base e entro nel punto dopo e lavoro un punto basso. In questo modo poi l'angolo non mi crea difetto. Adesso, dopo aver lavorato questo punto diversamente dal solito, continuo a lavorare alternando 2 catenelle, salto un punto di base e lavoro un punto basso. Una volta arrivata all'altro angolo ripeto questo passaggio, quindi lavoro 3 catenelle, salto un punto di base, nel punto dopo lavoro un punto basso e poi continuo a lavorare tutto il resto della riga alternando 2 catenelle, salto un punto di base e lavoro un punto basso nel punto successivo. E ci vediamo qui. Allora, appena finito di ripassare tutto, come vi dicevo, lavorando 2 catenelle, salto un punto di base e entro nel punto successivo, e adesso devo andare a ripetere questo angolo. E cosa faccio? Allora, appena lavorato 2 catenelle, adesso salto un punto, entro
nel punto dopo e lavoro un punto basso. Questo è il risultato. Adesso cosa faccio? 2 catenelle, entro in questo spazio qui e lavoro un punto basso. 2 catenelle, entro in questo spazio che è lo stesso identico spazio in cui mi sono agganciata dall'altro lato e lavoro un punto basso. Allora adesso vado a ripassare tutta la parte del motivo, questa, e cosa faccio? Lavoro 1, 2, 3 catenelle, entro in questo spazio e lavoro un punto basso. Poi 1, 2, 3 catenelle, entro nello spazio tra i due punti puff e lavoro un punto basso. Adesso lavoro 3 catenelle, entro nello spazio tra i due punti puff e lavoro un punto basso. 3 catenelle, punto basso nello spazio tra i due punti puff, 3 catenelle, punto basso nello spazio tra i due punti puff, 3 catenelle, punto basso nello spazio tra il punto buff e il punto basso, poi 3 catenelle, punto basso nello spazio tra punto basso e punto puff e ricomincio lavorando 3 catenelle, punto basso nello spazio tra i punti puff. Quindi devo semplicemente lavorare 3 catenelle e un punto basso nello spazio tra i vari punti puff e un punto basso nello spazio tra punto buff e punto basso e così via. E continuo così fino ad arrivare qui. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il motivo come vi ho detto, alternando 3 catenelle ed un punto basso tra i vari punti puff e così via. Adesso cosa faccio? Lavoro 3 catenelle e entro in questo ultimo spazio e lavoro un punto basso, 3 catenelle e chiudo il giro con un punto bassissimo nel punto basso iniziale. Adesso una catenella di sicurezza e taglio il filo. Mi raccomando, non lo tagliate troppo corto in modo tale da poterlo nascondere bene. Ok, una volta stretto bene il tutto, ho terminato di decorare il giacchino. Adesso manca da lavorare le maniche e poi le ultime cosine. Allora, adesso vi faccio vedere come realizzare il nastrino che ho deciso di mettere al posto dei bottoni. E cosa faccio? Anello magico, catenella per bloccare il tutto, tolgo il dito, lavoro un'altra catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro all'interno del cerchio magico e lavoro un punto alto, rientro all'interno del cerchio magico e lavoro un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 2 punti alti. Adesso 2 catenelle, entro all'interno del cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho creato un petalo. Allora, 2 catenelle, 2 punti alti all'interno del cerchio magico, due catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho creato anche il secondo petalo. Quindi nello stesso identico modo andrò a realizzare anche altri petali, ossia 2 catenelle, 2 punti alti all'interno del cerchio magico, 2 catenelle, punto bassissimo nel cerchio magico. Ok, una volta realizzato il quinto petalo, cosa faccio? Stringo bene il cerchio magico e questo è il risultato. Poi sposto il filo del cerchio magico in questo modo e carico un certo numero di catenelle che dipende dalla lunghezza che voglio dare alla
catenella, nastrino come lo vogliamo chiamare, o comunque dalla taglia che sto realizzando. Nel mio caso, per una taglia 6-9 mesi, ho deciso di realizzare una catenella lunga all'incirca 1 metro, ma anche 1,20 m, in modo tale da avere tutta la libertà per poter poi realizzare un fiocchettino. Io adesso vado avanti, rivediamo per terminare il nastrino. Allora, come potete vedere, ho caricato la mia catenella che è lunga, come vi ho già anticipato, 1,20 m. Adesso cosa faccio? Sfilo l'uncinetto ed allargo bene la solina e al suo posto vado ad inserire un marcapunto. Poi chiudo bene la solina e cosa faccio? Entrando nella seconda riga di lavorazione conto 1-2 punti alti ed inserisco il marcapunto in questo modo. Adesso cosa faccio? Conto 1, 2, 3 punti alti e faccio uscire fuori il marcapunto. Poi conto 1, 2, 3 punti alti e reinserisco il marcapunto, conto 3 punti alti e faccio riuscire il marcapunto e ripetendo questo passaggio arrivo fino all'altro lato del giacchetto e ci rivediamo qui per concludere il nastrino. Allora, come potete vedere, ho appena finito di passare il nastrino e mi mancano gli ultimi 2 punti alti proprio come dall'altro lato. Adesso cosa faccio? Tiro il filo di lavorazione in modo tale poi da non avere problemi durante la realizzazione del fiorellino, tolgo il marcapunto dalla solina, inserisco al suo posto l'uncinetto e vado a realizzare il fiorellino finale. Cosa faccio? Carico 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, conto 1, 2 ed entro nella terza catenella che è diventata molto piccola, infatti trovo un pochino di difficoltà ad entrarci. E cosa faccio? Lavoro un punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto, 2 catenelle, entro nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo e in questo modo ho realizzato un pedalo. Adesso vado a realizzare altri 4 pedali ripetendo sempre lo stesso identico passaggio, ossia lavoro 2 catenelle, entro sempre nello stesso identico punto e lavoro 2 punti alti, 2 catenelle, entro sempre nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. E continuo così fino ad avere un totale di 5 pedali. Ok, una volta lavorato anche il quinto pedalo, cosa faccio? Catenella di sicurezza e taglio il filo, lasciandolo un pochino lungo in modo tale poi da poterlo nascondere con l'ago. Allora, adesso sfilo il filo, tiro bene il tutto, sistemo il nastrino in modo tale da avere i due fili della stessa identica lunghezza e una volta sistemato il tutto, vi faccio vedere come realizzare i 4 fiorellini bianchi che ho deciso di applicare sul corpino per decorare il giacchino, che alla fine sono gli stessi identici fiori che ho realizzato qui. Allora, questo è il risultato, adesso ve lo faccio vedere allacciato e poi passiamo al cotone bianco. Allora, realizzo un cerchio magico
Inserisco l'uncinetto e lo blocco con una catenella, sfilo il dito, lavoro un'altra catenella, entro all'interno del cerchio magico e lavoro 2 punti alti. 2 catenelle, rientro all'interno del cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche gli altri 4 petali, quindi come avete potuto vedere è lo stesso identico fiore del nastrino e si lavora con 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle e punto bassissimo nel cerchio magico. Io poi andrò ad applicare al centro del fiorellino una perlina, ma se preferite lo potete lasciare così oppure applicare al posto di una perlina qualsiasi altra decorazione. Ok, una volta realizzati tutti e 5 i petali, stringo il cerchio magico, realizzo una catenella di sicurezza e taglio il filo e ne lascio un bel po' in modo tale poi da cucire direttamente il fiorellino con questo filo. Allora, una volta terminato il fiorellino cosa faccio? Do dei nodini tra i 2 fili in modo tale da bloccare definitivamente il cerchio magico e poi con l'aiuto di un ago nascondo il filo attraverso i punti alti, sempre dal rovescio del lavoro. Nello stesso identico modo andrò a realizzare altri fiorellini e li cucirò sul giacchetto. Noi ci rivediamo quando ho terminato questo passaggio, in quanto non ve lo faccio vedere, visto che l'ho già spiegato nel cappellino. Allora, come potete vedere ho cucito i fiori, adesso non resta altro che riprendere i punti e andare a realizzare la manica. Allora, come vedete io non ho tolto i marcapunti in modo tale da potervi spiegare bene tutti i passaggi. E cosa faccio? Riprendo il cotone fucsia e come vedete qui ci sono 2 punti. Allora io inserisco l'uncinetto all'interno di questo punto, quindi diciamo che il primo punto prima del marcapunto, ok? Cosa faccio? Mi aggancio con il filo e blocco il tutto con una catenella. Poi tiro bene il filo e in questo modo ho agganciato il filo. Adesso cosa faccio? Rientro all'interno dello stesso identico punto e carico il filo sull'uncinetto. Poi, come potete vedere, qui ho questo punto, quindi entro anche all'interno di questo punto, carico il filo sull'uncinetto. Mi raccomando, nel frattempo nascondete anche la codina iniziale. Cosa faccio? Chiudo le 3 asoline insieme e questo è il risultato. Allora adesso posso togliere il marcapunto in quanto non ho più bisogno di farvi vedere bene il punto e anzi lo inserisco nel punto appena lavorato in modo tale da ricordarmi che qui inizia il mio giro. E cosa faccio? Lavoro una catenella, seconda catenella, terza catenella, quarta catenella e poi come vedete qui le maglie alte si riconoscono veramente facilmente, conto 1 2 maglie di base, entro nella terza e lavoro un punto basso. In questo modo ho lavorato un archetto che corrisponde al primo giro del motivo del mio punto. Adesso taglio il filo in eccesso e poi cosa faccio? Lavoro 4 catenelle, conto 1 2 punti di base, entro nel terzo e lavoro un punto basso. 1 2 3 4 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così il resto del giro fino ad arrivare qui dove ci rivediamo. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il resto del giro come vi ho detto, alternando 4 catenelle, salto 2 punti di base ed entro nel terzo e sono arrivata
A questo punto, poco prima del marcapunto, cosa faccio? 4 catenelle, salto 2 punti, entro nel terzo punto di base e lavoro un punto basso. Adesso tolgo il marcapunto in quanto non mi serve più e cosa faccio? Ripeto lo stesso passaggio iniziale, quindi entro in questo punto, carico il filo sull'uncinetto, entro in questo punto che è il punto a fianco al punto iniziale, carico il filo sull'uncinetto e chiudo le 3 asoline tutte insieme. Adesso tolgo il marcapunto, entro nel punto iniziale e chiudo il giro con un punto bassissimo ed ecco qui ho terminato il mio primo giro. E come avete potuto vedere è veramente molto semplice. Poi vedete io ho già anche l'altra manica fatta e questo è il risultato, non si vede più nessun buco. Diciamo che il primo giro di motivo non verrà proprio perfetto in quanto c'è qualche piccola modifichina, però alla fine il risultato è veramente soddisfacente. Allora, adesso cosa faccio? Qui ho un archetto, entro all'interno di questo archetto con un punto bassissimo, poi lavoro una catenella, rientro nello stesso archetto e lavoro un punto basso. Prendo il marcapunto e segno questo punto basso per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso lavoro 1, 2, 3 e 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso ed ho ricreato un nuovo archetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro 6 punti alti, tutti nello stesso archetto. Una volta lavorato l'archetto di 6 punti alti, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso e ho terminato la sequenza da ripetere per tutto il giro. Quindi entro nell'archetto successivo e ripeto l'archetto di 6 punti alti. Una volta terminato l'archetto, entro nell'archetto successivo e lavoro punto basso, 4 catenelle, archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, archetto successivo, punto basso e continuo a ripetere questa sequenza per il resto del giro. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il resto della manica alternando un archetto di 6 punti alti, punto basso nell'archetto successivo, 4 catenelle, punto basso nell'archetto successivo, 4 catenelle, punto basso nell'archetto successivo. E adesso sono arrivata a questo punto. Quindi entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso e adesso devo chiudere il giro e vedete ho questa situazione. Cosa faccio? Lavoro una catenella, tolgo il marcapunto e chiudo il giro nel punto basso iniziale con un punto bassissimo. Quindi, come vi avevo già anticipato prima, ho fatto una piccola modifica. È proprio questa. Ok? Poi non vi preoccupate, una volta finito questo primo giro di motivo, la lavorazione ricomincerà normalmente. Allora, una volta detto questo, posso iniziare il prossimo giro. E cosa faccio? Entro nell'archetto successivo con un punto bassissimo, catenella, sempre nello stesso archetto, punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto basso. Adesso ripeto lo stesso giro che vi ho spiegato prima durante il corpino, ossia per ogni punto alto dell'archetto sottostante lavoro un punto alto separato da una catenella. Quindi in totale devo lavorare 6 punti alti separati da una catenella.
Una volta terminato questo archetto, cosa faccio? Entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente ripeto questo per tutto il resto del giro. Quindi quando ho l'archetto sottostante formato da 6 punti alti, lavoro 6 punti alti separati da una catenella, poi entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso e poi ricomincio da capo. Quindi questa sequenza è veramente molto semplice. Noi ci rivediamo quando ho terminato il giro e vi faccio vedere come chiudere questo giro. Allora, come potete vedere, ho finito di lavorare tutto il giro e sono arrivata a questo punto, ossia il punto di chiusura. Ho appena lavorato l'archetto di 6 punti alti separati da una catenella, adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro nel punto basso e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Entro nel primo punto alto disponibile e cammino con un punto bassissimo, poi entro nello spazio tra il primo e il secondo punto alto e cammino con un punto bassissimo. Poi cosa faccio? Lavoro una catenella e vado a lavorare sempre in questo spazio un punto puff, proprio come vi ho fatto vedere nella parte finale del giacchettino. Adesso, lavorato il punto buff, prendo un marcapunto e segno questo punto e cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, entro nello spazio successivo sia tra il secondo e il terzo punto alto dell'archetto sottostante e lavoro un punto buff. 2 catenelle, entro nello spazio successivo e lavoro un punto buff. 2 catenelle, entro nello spazio successivo e lavoro un punto buff. 2 catenelle, entro nello spazio successivo e lavoro un punto puff. Quindi in totale ho lavorato 5 punti puff separati da 2 catenelle. Adesso cosa faccio? 2 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. 2 catenelle e ricomincio la sequenza, ossia per ogni spazio dell'archetto sottostante lavoro un punto puff separato da 2 catenelle. In totale devo lavorare 5 punti puff per ogni archetto. Una volta terminato l'archetto di punti puff, lavoro 2 catenelle, punto basso nell'archetto successivo e ricomincio. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando ho terminato il giro e vi faccio vedere come chiuderlo. Qui, ci rivediamo qui. Allora, come potete vedere, ho appena finito di lavorare tutto il giro come vi ho spiegato precedentemente, ho già lavorato anche le 2 catenelle e adesso cosa faccio? Come potete vedere, devo chiudere il giro, però se lo chiudo nel punto buff il motivo è difettoso, quindi io qui, vedete, ho questo spazio, cosa faccio? Entro proprio in questo spazio e lavoro un punto basso. Ecco qui, vedete? In questo modo sto ricreando questo archetto. Poi 2 catenelle, tolgo il marcapunto e chiudo semplicemente il giro con un punto bassissimo. Allora adesso inizio un nuovo giro di punto e vi faccio rivedere i 4 giri in quanto cambia leggermente l'inizio e la fine dei giri. Quindi adesso cosa faccio? Entro nello spazio tra il primo e il secondo punto buff, lavoro un punto bassissimo, una catenella e sempre nello stesso spazio un punto basso. Prendo marcapunto e lo segno, lavoro 4 catenelle, entro nello spazio tra il secondo e il terzo punto buff e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro nello spazio tra il terzo e il quarto punto buff e lavoro un punto basso, 4 catenelle,
e lavoro un punto basso tra il quarto e il quinto punto buff. Ok, ho ricreato questi 3 archetti, adesso 4 catenelle e lavoro un punto basso tra il primo e il secondo punto buff dell'archetto successivo. Quindi questo giro è veramente molto semplice, in quanto devo lavorare 4 catenelle ed un punto basso tra i vari punti buff, poi una volta arrivato tra il quarto e il quinto punto buff salto i vari punti e passo direttamente all'archetto successivo. Quindi una volta arrivata qui, vedete, tra il quarto e il quinto punto buff lavoro 4 catenelle e passo direttamente all'archetto successivo. Io adesso vado avanti a lavorare in questo modo tutto il resto del giro. Noi ci rivediamo quando ho quasi terminato il giro e vi faccio vedere come chiuderlo. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il giro alternando 4 catenelle e un punto basso e sono arrivata a questo punto. Ho appena lavorato un punto basso tra il quarto e il quinto punto buff. Adesso devo chiudere il giro, quindi cosa faccio? Semplicemente lavoro 4 catenelle, tolgo il marcapunto iniziale e chiudo il giro proprio qui con un punto bassissimo. Adesso inizio un nuovo giro di lavorazione e cosa faccio? Entro nell'archetto successivo con un punto bassissimo, catenella, rientro nello stesso archetto e lavoro un punto basso, carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro 6 punti alti, tutti nello stesso archetto. Praticamente sto ripetendo lo stesso giro che vi ho fatto vedere prima, il secondo giro di lavorazione del motivo. Prima di continuare metto un marcapunto nel punto basso iniziale e cosa faccio? Entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 4 catenelle, entro qui in questo archetto abbastanza grande e lavoro un punto basso, poi 4 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso e poi semplicemente ricomincio a lavorare l'archetto di 6 punti alti, punto basso, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso e continuo così fino ad arrivare qui. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il resto del giro come vi ho appena spiegato, alternando l'archetto di 6 punti alti, punto basso, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso e sono arrivata qui. Ho appena lavorato il punto basso, adesso 4 catenelle, entro qui in questo archetto abbastanza grande, punto basso, 4 catenelle, tolgo il marcapunto e chiudo il giro nel punto basso iniziale con un punto bassissimo. Ed ecco qui. Allora adesso entro nel primo punto alto dell'archetto e lavoro un punto bassissimo. Poi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, prendo il marcapunto e lo inserisco nella terza catenella, lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, catenella, punto successivo, punto alto, catenella, punto successivo, punto alto. Sto semplicemente lavorando un giro di 6 punti alti separati da una catenella. Praticamente sto ripetendo lo stesso identico giro che vi ho già spiegato prima. Quindi una volta lavorati 6 punti alti separati da una catenella, entro nell'archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso e poi ricomincio con l'archetto di 6 punti alti separati da una catenella. Quindi il giro è sempre lo stesso, quello che vi ho fatto vedere prima. Cambia soltanto l'inizio e adesso continuo a lavorare il tutto e vi faccio vedere anche come cambia la chiusura. Allora, come potete vedere ho appena terminato di lavorare tutto il giro e mi sono rimasti gli ultimi 2 archetti da lavorare, quindi
Una volta lavorato l'archetto di 6 punti alti separati da una catenella, cosa faccio? Entro nell'archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, tolgo il marcapunto, entro nella terza catenella, quindi mi raccomando fate attenzione, dovete entrare nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso entro nello spazio tra le 3 catenelle e il secondo punto alto dell'archetto e lavoro un punto bassissimo, poi catenella e sempre nello stesso identico spazio lavoro un punto puff, proprio come l'ho lavorato fino ad ora. Una volta lavorato il punto puff lo segno con il marcapunto e cosa faccio? Ripeto lo stesso giro che vi ho già fatto vedere, quindi 2 catenelle, punto puff, 2 catenelle, punto puff, 2 catenelle, punto puff fino ad arrivare ad un totale di 5 punti puff, 2 catenelle, entro nell'archetto grande e lavoro un punto basso e ricomincio 2 catenelle, archetto di 5 punti puff separati da 2 catenelle e punto basso nell'archetto successivo e continuo così fino ad arrivare qui. Poi quando sono arrivata alla fine del giro semplicemente come termino? Con un punto basso nell'archetto grande, 2 catenelle e mi aggancio al punto puff. Comunque questa chiusura è molto simile a quella che vi ho già fatto vedere, quindi non ve la faccio rivedere. Adesso io vado avanti con la lavorazione del motivo, quindi ripeterò sempre questi 4 giri, ossia il giro di archetti, il giro di archetto di 6 punti alti, punto basso, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso, poi il giro di 6 punti alti separati da una catenella, punto basso, 4 catenelle, punto basso e così. E poi il giro di archetto di 5 punti puff separati da 2 catenelle e punto basso nell'archetto successivo fino ad arrivare alla lunghezza totale della manica. Nel mio caso per la taglia 6-9 mesi devo arrivare ad un'altezza totale di 31 cm e siccome ho già lavorato l'altra manica vi posso dire che con questo tipo di cotone andrò a lavorare altri 3 giri di motivo quando ho terminato tutti i giri. Allora, come potete vedere ho lavorato 5 giri di motivo e adesso stendo il lavoro e vi faccio vedere che sono arrivata all'altezza da me desiderata. Infatti se stendo il lavoro e prendo la misura sono arrivata ad un'altezza totale di 31 cm che va bene per la taglia che sto realizzando. Voi mi raccomando regolatevi in base al vostro cotone e a seconda della taglia che desiderate realizzare. Comunque adesso vi faccio vedere questo ultimo pezzo e poi il gecchino è terminato. Allora adesso voglio raddrizzare il motivo e cosa faccio? Qui è dove ho chiuso il giro, rientro dove ho chiuso il giro e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto basso per ricordarmi che qui inizia questo nuovo giro. Poi cosa faccio? Entro nello spazio tra i 2 punti puff e lavoro un punto bassissimo. Entro qui nel punto puff lavoro un secondo punto bassissimo, entro nello spazio punto bassissimo, entro sul punto puff punto bassissimo, entro nello spazio punto bassissimo, entro sul punto puff punto bassissimo, entro nello spazio e lavoro un punto bassissimo, quindi in totale ho lavorato 7 punti bassissimi. Adesso entro sul quinto punto puff e lavoro un punto basso. Carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra il punto puff e il punto basso e lavoro 2 mezzi punti alti, 1 e 2. Carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove c'è il punto basso e lavoro un punto alto. Vedete già si nota che il lavoro si è raddrizzato. Adesso entro in questo spazio e lavoro 2 mezzi punti alti. Questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto della manica, quindi entro sul primo punto puff disponibile e lavoro un punto basso. Dopo aver lavorato questo punto basso lavoro 7 punti bassissimi,
alcuni 3 punti puff e alcuni sul punto puff stesso. Il settimo punto comunque viene lavorato tra il quarto e il quinto punto puff. Poi entro sul quinto punto puff e lavoro un punto basso. Entro nello spazio tra il punto puff e il punto basso e lavoro 2 mezzi punti alti, un punto alto sul punto basso, 2 mezzi punti alti nello spazio tra il punto basso e il punto puff dell'archetto successivo. Quindi ripeto questa sequenza per tutto il resto del giro e poi chiudo semplicemente il giro con un punto bassissimo nel punto basso iniziale e così ho raddrizzato la manica. Poi, senza che ve lo faccio vedere, cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle e semplicemente per ogni punto vado a lavorare 2 punti alti nello stesso identico punto. Quindi lavoro praticamente un giro di aumenti. In questo modo mi viene una sorta di merlettino. Poi se preferite farlo più arricciato potete lavorare più punti alti all'interno dello stesso punto. Poi una volta terminato il giro chiudete con un punto bassissimo, catenella e tagliate il filo. In questo modo è terminata la manica. Poi, allora, ho finito di lavorare la manica, ho lavorato il giro che vi dicevo di aumenti in fucsia e poi ho preso il bianco e ho lavorato lo stesso identico merlettino che vi ho fatto vedere lungo tutto il corpino del giacchetto e ho deciso di non farvelo rivedere per non rendere il video troppo lungo. Comunque vi ripeto, vi agganciate in un punto qualsiasi della manica e lavorate un punto basso, 2 catenelle, saltate un punto di base, nel punto successivo lavorate un punto basso e continuate così per tutto il resto del giro e poi vi chiudete con un punto bassissimo nel punto basso. Adesso vado a nascondere questo filo e nel frattempo vi spiego cosa altro ho fatto. Con lo stesso metodo del nastrino fucsia ho realizzato un nastrino bianco di all'incirca un 50 centimetri e l'ho passato attraverso i vari punti puff della manica dell'ultimo giro di motivo e insomma nello stesso identico modo ho realizzato anche il nastrino bianco per le maniche. Tutti questi dettagli non ve li ho fatti vedere semplicemente perché il procedimento è sempre lo stesso e non ho voluto rendere il video né troppo lungo né noioso. Quindi come potete vedere sto nascondendo quest'ultimo filo e sto passando con l'ago attraverso le catenelle e le linguette dei punti bassi. Questo passaggio è veramente molto semplice e va ripetuto sia per questo merletto che per il merletto di contorno del giacchetto e comunque per tutti gli altri fili che sono rimasti. Una volta finito di passare questo filo, il giacchetto è terminato ed è pronto per essere indossato. Allora, spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. E il giacchettino è veramente molto carino, spero di vedere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Pinterest e Instagram, di cui trovate i contatti in descrizione. Mi raccomando, non perdete l'occasione di realizzare un bel set e andatevi a vedere anche il vestitino e il cappellino e le eventuali scarpine da abbinare a questo bellissimo giacchetto. Io adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e noi ci rivediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!